Ciao belli, oggi vediamo i costi di manutenzione e di gestione della Clio RS nel 2023. Allora partiamo con le tre principali: bollo, assicurazione, benzina. Allora, assicurazione io pago circa 450 euro, poi dipende da cosa hai compreso, da cosa hai escluso, quindi è un po' indicativa quella cosa qui. Io più o meno ho quella cifra qui, ho 450 euro di assicurazione. Bollo, anche quello dipende dalla regione. Io pagandolo online ho uno sconto del 10% e quindi pago 374 euro. La macchina ha 200 cavalli, kilowatt 147 mi sembra, se non sbaglio, quindi dipende anche dalla regione, va da regione a regione, e poi se pagate anche quella cosa lì online avete quel piccolo sconto del 10% da detrarre. Benzina, come al solito dipende un po' da come andate in giro, da che strada percorrete, se è in salita, se è in discesa, se è piana. Ho fatto un calcolo di una media, più o meno sono circa 300 km a settimana tra lavoro e nel weekend montagna, quindi se mi trattengo in settimana, nel weekend ti puoi permettere di fare una sgasata. Io ho una media, vi faccio vedere, ho una media di 7,6 litri ogni 100 km, sono 42 km orari di media, quindi non sono proprio, cioè se andate in giro sempre a cannone, a palettone, sicuramente avrete altri consumi. Io a settimana sborso 50 euro. Poi andiamo a trattare la questione gomme, perché anche lì hanno un costo. Per le gomme estive io monto cerchi da 18 originali e monto attualmente delle Pirelli P0. Il costo, se le vado a prendere da dove sono sempre andato, il rifornitore, costa sui 180 euro. Prima del Covid costavano qualcosina meno, se non sbaglio erano sui 165 euro circa. Ci sono comunque sia gomme più costose e meno costose, ancora dipende un po' più o meno dalla nostra scelta. Ci sono anche delle buone, ottime Hankook a 150 euro, quindi dipende un po' da cosa andate a cercare. Se volete top di qualità, di aderenza, sappiate che ci sarà un altro costo e ci sarà una meno durata della gomma, è sempre così la questione. Invece per le gomme invernali monto dei cerchi da 17, attualmente ho delle Toyo Tires pagate circa 115 euro l'una, e ci sono anche lì gomme più costose, gomme meno costose. Io personalmente mi sono trovato bene, quindi possiamo dire che come media per le gomme estive abbiamo una media di 600 euro più o meno. Invece per quelle invernali sei circa sui 450 più o meno circa, per avere un'idea. Per quanto riguarda il tagliando, io vi dico già che non l'ho mai portata da Renault perché non era nuova, ho il mio meccanico del fiducia, mi sono sempre trovato bene da lui, non ho mai avuto niente, fortunatamente. E io ho fatto un paio di telefonate in Renault, solo olio e filtri all'incirca, chi più chi meno, siamo dai 250 ai 300. Correggetemi se sbaglio, magari qualcuno paga meno. Io parlo attualmente del 2023, non so se sono anche lì aumentati i costi. Solo olio e filtri siamo circa su quelle cifre qua. Se aggiungiamo, io per esempio sulla mia ho 120.000 km, devo fare anche il cambio delle candele, il cambio dell'olio del raffreddamento, il cambio dell'olio dei freni. Con tutto quello in più aggiunto olio e filtri arrivo a 580 euro, quindi più o meno avete un'idea di quello che si potrebbe fare, di quello che andrete incontro. Sicuramente se avete un meccanico di fiducia o comunque se riuscite a risparmiare qualcosina, sicuramente è meglio per voi. Mentre questione additivi, vi ho messo anche gli additivi per completare proprio il cerchio. Allora io utilizzo additivo olio e benzina Bardal,
Un additivo olio lo utilizzo una volta all'anno quando ho da fare il tagliando, che più o meno lo faccio una volta all'anno, e lo consegno al mio meccanico di fiducia da aggiungere alla fine quando mi fanno il cambio olio, e costa su Amazon circa 30 euro. Non costa poco, però è sicuramente un valore aggiunto, una sicurezza in più, tiene lubrificato un po' di più il motore. Vi lascio comunque il link in descrizione e con le varie caratteristiche le trovate comunque sul link. Mentre per l'additivo benzina costa 20 euro più o meno, sempre Bardal, e tiene comunque tenuto pulito gli iniettori, le parti del motore, fa sì che giri meglio e sia un po' più lubrificato, e sicuramente è un aiutino in più quello ogni 3000 km c'è scritto da aggiungere. Poi più o meno fate un po' come volete, 3000, 5000, 2000, le indicazioni dicono ogni 3000 km. Bene ragazzi, questo breve video spero di esservi stato più chiaro, limpido possibile. Se avete domande, dubbi, perplessità, scrivetemelo pure nei commenti, lasciate un like se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio, siamo arrivati a più di 500 iscritti, sembrano pochi per molti, ma per me sono molto importanti. È un mio primo traguardo personale che avrei voluto raggiungere, ci sono riuscito, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!